Amici ha bisogno di un cambio di regolamento. La situazione era già chiara da qualche anno e si è evidenziata in maniera palese l'anno scorso. In questa edizione lo stesso concetto viene ribadito ancora una volta. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari di lasciare un like proprio a questo video. Allora, amici, abbiamo visto che da qualche anno ormai ha 3 squadre composte da ballerini e da cantanti con i rispettivi professori, però non c'è un numero fisso di concorrenti per squadra, sono molto variabili. Infatti ci sono delle squadre che partono magari con 6 o 7 allievi, altre invece addirittura solo con 3, e già questo crea una situazione di disequilibrio incredibile, forse 3 no, ma 4 sicuri. E avendo 8-9 puntate da fare, è difficile che la squadra che ha meno allievi poi li porti tutti fino alla fine. Io mi ricordo qualche anno fa, sicuramente con Rudy Zerbi, che aveva Petit, Holden, una squadra abbastanza importante, con pochi elementi partiti dall'inizio sono rimasti quelli fino alla fine. C'era Marisol per quanto riguarda il ballo con la Celentano, quindi era una squadra che contava, mi sembra, 4 elementi ed è praticamente arrivata fino alla fine in blocco. Però chiaramente è una situazione rara, una situazione speciale che si è verificata a parti invertite anche in altri casi, cioè questa volta sono stati, sia quest'anno che l'anno scorso, Rudy Zerbi e la Celentano proprio ad avere il maggior numero di allievi, e contrariamente a quanto si potesse pensare, cioè che uscissero prima i loro o quantomeno che la situazione si bilanciasse e si riequilibrasse nel corso delle prime puntate, non è stato così. Infatti, prendendo ad esempio proprio questa edizione, abbiamo la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ancora con 4 allievi, le altre 2 invece ne hanno 2 per parte, quindi già sono veramente ai ferri corti. E soprattutto Veronica Paparini, dopo l'eliminazione di Alex dell'ultima puntata, si ritrova senza ballerini. Lei deve affrontare ancora 3 puntate e starà lì a guardare, un po' come è successo l'anno scorso a Deborah Lettieri. Quindi continuiamo a ripetere, a ribadire questa cosa, che non funziona il regolamento, proprio per una composizione delle squadre che non è funzionale al programma, perché se guardiamo il riferimento del format concorrente principale che è X Factor, anche se si occupa solo di canto, X Factor quantomeno, anche se i concorrenti sono pochi per ogni squadra, sono 3, però quantomeno nelle 7 puntate di live che affrontano partono tutti con lo stesso numero di concorrenti. Poi c'è chi rimane prima senza nessuno, chi invece magari li porta tutte e 3 fino alla fine, come è successo l'anno scorso con Achille Lauro. Quest'anno nell'ultima edizione sono arrivati tutti i giudici con un rappresentante, quindi è stato molto più equilibrato. Amici, questa è una roba che praticamente non si verificherà mai, e non abbiamo né il numero certo di finalisti, perché a volte sono 4, a volte sono 5, a volte sono 6, non c'è un metro di giudizio omogeneo, e quindi forse sarebbe meglio tornare alle 2 squadre. Questo molti fan lo dicono da tempo e io mi associo a questa causa, perché onestamente avere 3 squadre continua ad avere poco senso. L'anno scorso io mi ricordo addirittura che hanno dovuto unire 2 squadre per formarne una nuova da mandare contro quella di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi, proprio per la carenza di allievi che era arrivata a quel punto. Ma anche se arrivi con 2 adesso, perché tanto la situazione che si ripropone praticamente è la stessa, abbiamo 4 da una parte e 2 e 2 dall'altra, quindi potrebbero anche questa volta unire le 2 squadre, visto che Veronica Paparini è rimasta senza ballerini. E a me onestamente non piace, assume veramente poco senso. Parti con delle squadre, poi cambiano in corsa, così come il regolamento della fase di gioco, proprio al di là delle squadre. Nell'ultima puntata, quella che abbiamo visto poche ore fa, praticamente c'era un'eliminazione diretta nella prima manche, e finora non ce l'abbiamo mai avute se non alla prima puntata, queste eliminazioni dirette. Nella prima puntata addirittura ce ne sono state 3, c'è stata un'ecatombe, 3 eliminazioni una presso l'altra. Per questo io dico che onestamente la situazione mi sembra molto molto paradossale. Ok che bisogna arrivare con un certo numero di allievi verso la finale, e quindi io mi aspettavo che ci fosse un'altra eliminazione diretta prima della fine, me l'aspettavo più verso la semifinale, cioè un taglio di 1 o 2 allievi per poi appunto avere
i 5 finalisti o il numero che saranno comunque. Però averla lì piazzata in mezzo non se l'aspettava nessuno, ma se era stato stabilito che doveva uscire il perdente di quella sfida, quindi praticamente Alex, perché comunque Alex è stato votato Alex in quel frangente per andare al ballottaggio finale e poi Alex è uscito proprio al ballottaggio finale, quindi in teoria Alex sarebbe dovuto uscire già prima e hanno probabilmente salvato non Alex stesso, visto che comunque lui è uscito lo stesso, ma hanno salvato qualcun altro dall'eliminazione, che però comunque arriverà, non so poi per chi, però arriverà. Ma in quel modo Elena Damario ha creato un precedente molto pericoloso, perché parliamoci chiaramente, i giudici sono lì, sono pagati, sono stati chiamati lì per giudicare e prendere delle decisioni e fare delle scelte. Sono difficili? Sicuramente lo sono, però va presa una decisione. Se il regolamento prevede quello, non puoi tu da giudice fare una proposta alla produzione. Qui c'è Maria De Filippi, la produzione di Amici, che praticamente fanno un po' come vogliono e accolgono anche queste richieste. Sono molto elastici, per carità, c'è una certa democrazia e va anche bene, però io penso che in questi casi, se è stata stabilita una regola, un qualcosa, credo che lo si debba seguire e rispettare, perché altrimenti si crea un precedente molto pericoloso, dato che adesso è stata Elena Damario ad essere bloccata nella decisione, non sapere chi scegliere tra Angie e Alex. In futuro, che sia nelle prossime puntate o nelle prossime edizioni, potrebbe capitare anche a qualche altro giudice di essere nella stessa situazione e di dover chiedere quindi di annullare quell'eliminazione, non eliminare nessuno e di mandarlo al ballottaggio finale. È successo anche con Michele Bravi in passato, mi ricordo soprattutto quando ci fu il ballottaggio tra Lili Jolie e Sara Toscano. In quel caso però era stato semplicemente chiesto di riesibirsi, come anche quest'anno tra Valentina e Caterina, e quindi hanno fatto un'altra esibizione nella puntata successiva, però l'eliminazione tra loro due c'è stata. Qui invece addirittura uno tra Alex e Angie, e ripeto, sarebbe stato Alex, visto come è andata la puntata, sarebbe dovuto uscire in quel momento. Io non ho nulla contro nessuno dei due, anzi, però se c'è un regolamento, secondo me quel regolamento va fatto rispettare. Non si può ogni volta, perché non è la prima volta che succede, non si può ogni volta andare a cambiare il regolamento in base alle esigenze di un giudice o di qualsiasi altra persona, perché altrimenti il programma perde di credibilità e soprattutto crei dei precedenti che si potrebbero ripetere. Vedi appunto la storia del ballottaggio sospeso che viene rinviato alla puntata successiva, ce l'abbiamo avuto praticamente per 3 edizioni consecutive. C'è stato quello tra Sara e Jolie, c'è stato quello tra Frigno e Chiara Bacci e poi quest'anno c'è stato quello tra Caterina e Valentina. E credo che la medesima situazione si riproporrà anche in seguito, se non stabiliranno un regolamento chiaro e soprattutto se non lo faranno rispettare in maniera giusta, come è giusto che sia. Per questo io penso che Amici abbia perso un po' di credibilità in generale. Credo che ieri ne abbia perso un altro pezzetto di credibilità proprio per la questione della sfida tra Angie e Alex, che è stata praticamente resa vana. A questo punto vedremo cosa succederà nelle ultime 3 puntate e cercheremo anche di capire quali saranno gli allievi ad arrivare in finale, perché quest'anno forse più di qualsiasi altro anno, almeno delle ultime edizioni, c'è molta incertezza su chi potrebbe arrivare in finale, dato che io, Lorenzo Salvetti, continuo a vederlo in finale, così come Angie, il 2 di Lorella Cuccarini li continuo a vedere in finale, però la squadra di Lorella Cuccarini e di Veronica Piparini non vince una sfida, è una squadra che continua a perdere, anche nell'ultima puntata ne ha perse 2 su 2 e vince davvero poco. La vedo dura che entrambi possano arrivare in finale. Dall'altra parte la squadra Zerbi Celentano è molto forte e quindi ne hanno 4, tutti e 4 no, non credo che arriveranno fino alla fine, però credo che potrebbero arrivarcene anche 3 di questo passo. Magari poi c'è un crollo incredibile, non so come, di quella squadra e cambiano completamente le gerarchie, però credo che ancora una volta Zerbi e Celentano vorrebbero portare molti dei loro allievi in finale. Vedremo come andrà. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.